Andiamo, abbiamo trovato questo posto che è veramente, cioè per quello che abbiamo visto finora, una figata. Adesso andiamo a prendere la nostra piazzola. Guarda che, dai, ma dai che vuoi prendere il cordolo? No, là ci mettiamo, sì, no? Così secondo me siamo in bolla. Prova a controllare. Siamo in un ex cartodromo. Questo è un'area sosta proprio sulla pista. Siamo a circa 50 minuti a piedi al centro storico di Matera, però il campeggio fa un servizio di navetta, tutto compreso nel prezzo, di 30 euro a notte, e la navetta può essere presa in vari orari alla mattina e vari orari alla sera. È proprio nelle aree sosta come questa che si può finalmente aprire tutta la tenda, anche se la giornata è brutta e verrà a piovere, però la useremo magari antipioggia come ombrello. Guardate qui. In Norvegia la utilizzavamo per ripararci dalla pioggia, ma mi stavo dimenticando di farvi vedere il display e capire quanto abbiamo caricato in un'ora di strada. Il toto era, Valentina ha detto il 90%, io avevo detto l'80%, quindi eravamo al 21%, abbiamo caricato per un'ora intera. Andiamo a vedere, accendiamo, siamo all'83%. Ho vinto io, domani paghi le brioche. Oh, è venuta giù la tenda. Come è venuta giù la tenda? È venuta giù. Che sveglia. Praticamente il peso della pioggia ha fatto collassare la tenda. Non mi è mai capitato, ma io sono stato scemo perché l'ho tenuta tutta tirata, quindi era piatta e ha fatto la fossa e ha accumulato acqua. Ci bisogna tenerla corta quando piove, corta, inclinata. È stato un pirla. L'ho immaginato. L'avevo immaginato ieri sera. Poi ho detto no, vado a prendere le brioche. Questo qui è il semaforo di partenza. Box regia. Podio. Ma voi dovete fare stamattina il tour guidato? Accettiamo di fare il tour guidato di Matera, ma poi nel pomeriggio stiamo tornando al camper e lo sposteremo sull'asfalto, proprio sulla pista, perché così perché sta piovendo veramente troppo, veramente tanto, sta piovendo veramente tanto. Tiriamo la tenda, ci asciughiamo un po', ci spostiamo, andiamo più verso l'asciutto. Amelina amore, ciao patatina, vai. Allora, nel frattempo ci siamo messi a posto e abbiamo steso in bagno, nello stendino che avevamo creato, tutto quanto. Ecco qua. Quindi abbiamo steso i jeans, le calze, i kiwi, che sono tutta roba zuppa. Abbiamo chiuso la presa d'aria calda che è sotto al letto, che quella serve d'inverno per riscaldare tutta la zona diciamo notte, in modo che così convoglia più aria calda in bagno. Un bagno che chiudiamo in modo che fa da asciugatrice. Seconda notte passata qui al campeggio go-kart e devo dire che è stata una notte immersi nell'acqua praticamente. Ha piovuto tutta la notte. Adesso, come potete vedere, il cielo è ancora coperto, prevedono altra pioggia. Noi dobbiamo fare assolutamente delle commissioni carico-scarico e praticamente Matera l'abbiamo vista ieri abbastanza velocemente perché poi è arrivato il diluvio, abbiamo filmato niente. Se riusciamo oggi rifacciamo un giro. Dato che non c'è il sole, il pannello solare non carica e siamo arrivati con una batteria al 19% questa mattina.
e stiamo caricando con il motore a 53 ampere e siamo già saliti al 23%. Ma quando piove, e piove tanto, alcune operazioni che uno dice le dà per scontate, carico e scarico, rifacimento del letto, un po' di pulizie, diventano veramente complesse. Comunque vi faccio vedere l'allarme rosso. Abbiamo lasciato l'area sosta dell'ex circuito dei go-kart e siamo venuti qua al parcheggio di via Carlo Levi, perché non potevamo assolutamente continuare a sostare lì. Inoltre non abbiamo parlato del costo, o gliel'hai raccontato? Costa circa 30 euro al giorno, compreso di una navetta andata e ritorno al giorno. Adesso invece abbiamo parcheggiato qui perché siamo vicini ai Sassi. Ieri abbiamo fatto un breve giro e, visto il tempo che sta, incrociamo le dita, reggendo, ci faremo un altro tour dei Sassi di Matera, che sono qua vicini. Quindi molto comodo questo parcheggio, pochi minuti dal paese. Il parcheggio è gratuito e volendo si può passare qui la notte, è molto in pendenza, però per venire a visitare Matera può essere una soluzione, ecco. Sembra comunque una gita invernale, ma non lo è. No. Fa freddo, tira vento freddo e pioggia, ma comunque siamo a maggio. Sì. Quindi voglio dire, è una cosa un po' anomala. Comunque stiamo andando su un belvedere a vedere la panoramica di uno dei due Sassi. Dalla chiesa del Purgatorio, che si trova all'interno della via qua vicino, arriviamo davanti al conservatorio. Esatto, il conservatorio di Matera una volta era il sedile della città, dove aveva la sede il Parlamento comunale, tant'è che questa piazza si chiama Piazza del Sedile. Arrivando in via Duomo ci sono i gradoni di Sant'Antonio, dal quale potete fare una bellissima foto, iniziando a scorgere il Sasso che si affaccia verso Bari, quindi il Sasso barisano. Matera, dovete capire che è piena di turisti, anche fuori stagione e tutto l'anno. Ci sono scolaresche, c'è traffico nelle vie, ci sono turisti che arrivano da tutto il mondo, quindi sarà molto difficile trovare questa città deserta. Torniamo un pezzettino indietro, percorriamo via Duomo e arriviamo al Duomo, La cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant'Eustachio. Quindi da là avremo la vista su tutto il Barisano. Ed eccolo qui il Duomo di Matera in tutta la sua bellezza, che è stato costruito nella parte alta della città e si affaccia appunto sul Sasso barisano, e quindi da questa stupenda terrazza si può godere del panorama su tutto il Sasso. Che cosa sono i sassi? I sassi sono come degli alveari rocciosi, dove ci sono le case scavate nella grotta, dove le abitazioni, cioè un'abitazione sovrasta l'altra, e quindi il tetto di un'abitazione sarà il pavimento di un'altra. E sono due vallate che si appoggiano su un canyon, sono a strapiombo su un canyon. Pensate che questi due rioni sono stati abitati dall'età del bronzo fino agli anni 50, dopodiché per vari motivi, specialmente quelli igienici, sono stati sfollati per poi essere riqualificati intorno agli anni 80. Nel 1993 sono diventati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Quindi dalla terrazza si viene sul lato destro del Duomo e si entra verso la zona caveosa, quindi si prende via Muro. Tutta la città è costruita comunque con una pietra che è una pietra una calcarenite. Pensate che qui
c'era il mare. Tutta questa zona era sott'acqua. Quando vengono costruite le case usano appunto una pietra e all'interno di queste pietre potete magari scorgere qualche fossile di conchiglia. Questa Oh, guarda, qui è pieno. è una conchiglia, anche qui è pieno. Ecco, questa qui era una spugna. Le spugne marine, quelle che poi si trovano nei negozi per lavarsi. Che parte? Questa sembra un'altra spugna. Sì. Anche qui spuntano delle... E guarda qui quante. Qua c'è tutta una zuppa. Anche qua spuntano. E qui. Proseguiamo il tour verso una casa grotta e la chiesa rupestre. Vi consigliamo di andarla a vedere perché comunque capite come vivevano queste persone. E queste sono le classiche piazzette del vicinato. Adesso non si vedono le persone fuori, ma fino a appunto gli anni 50 cosa succedeva? Tutte le mamme, le signore, le nonne si ritrovavano nei giardini, nei cortili e facevano la pasta, facevano il pane, facevano il bucato, tutti i lavori che non si potevano fare all'interno delle grotte, primo perché c'era l'umido, erano buie, quindi la vita era sviluppata all'esterno delle abitazioni. Oggi non è più così perché le abitazioni sono coibentate, c'è riscaldamento, ci sono i servizi igienici. Questi lavori erano lavori che si facevano da vicini di casa, quindi alla fine poi c'erano anche le varie chiacchiere, i chiacchiericci e insomma i miei segreti erano i tuoi segreti. Quei comignoli ci fanno capire praticamente che questo che è il pavimento di questo cortiletto è comunque il soffitto di una casa grotta che c'è sotto, quindi è incredibile quanti livelli arrivavano a costruire. Se non ricordo male, addirittura fino a 10 livelli di grotte una sopra l'altra. Visitiamo un'autentica casa grotta scavata nel sasso caveoso e ci rendiamo conto sin da subito com'era la vita in queste case prima del loro abbandono, avvenuto in seguito alla legge del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi nel 1952. Vediamo il focolare con la cucina a legna, il pozzo che pesca dalla cisterna di acqua piovana, il giaciglio costituito da un materasso di foglie di grano turco con di fronte la stalla con la mangiatoia che ospitava il mulo e una seconda stalla. Infatti c'è la mangiatoia e questo invece era il letamaio, quindi avevano la stalla in fondo alla grotta, quindi gli animali attraversavano tutta la parte, la camera, quindi la cucina, la camera, per arrivare poi in fondo alla stalla, in fondo perché così poi gli animali davano calore a tutto l'ambiente. A fianco della casa, sulla stessa via, troviamo una neviera, una sorta di magazzino nella roccia dove veniva stipata la neve invernale, che in estate era un bene prezioso per rinfrescarsi, assumendo bevande e cibi freddi. Stiamo raggiungendo un sito dove sono state ritrovate delle tombe e si vedono proprio bene. Tra l'altro, probabilmente sotto ci abitavano pure. Certo, sono praticamente tombe che sono state rinvenute sui tetti di case, Sì, sotto di grotte. Qui ogni livello è una sorpresa praticamente. Alla fine chi ci abitava sopra la loro testa c'erano i cadaveri. Tutte queste sono tombe, quindi tappate, chiuse, ma sono tutte tombe. Infatti alcune sono state aperte e hanno ritrovato dentro degli scheletri. Tantissime, cioè veramente sono decine. Tra l'altro alcune si vedono molto bene i contorni, ad esempio proprio dell'oculo, vedi? Ad esempio qui ci sono due tombe piccoline, magari dalle dimensioni potrebbero anche essere bambini, e qui sotto, subito qua sotto, c'è un'abitazione. Capito come funzionavano i vari strati? Qui stiamo camminando sul canale dove scaricavano i vasini da notte
del giorno, quindi questa era una cloaca a cielo aperto, era un fosso profondo circa 3 metri. Il problema era d'estate, cosa succedeva? Perché d'inverno con l'acqua piovana poi tutti gli scarti, diciamo venivano così, lavati via. defluivano. Quando invece d'estate c'era la siccità, c'era il caldo, si fermavano e restavano. I mucchi. Il problema igienico era forte. Sì. E qui ci troviamo al Palombaro Lungo, l'acquedotto comunale, una mega cisterna che raccoglieva appunto l'acqua e poi veniva razionata ai cittadini. I cittadini venivano qui con i secchi, prendevano l'acqua e se la portavano nella loro casa, nella loro grotta. Accendiamo la luce. Ovviamente è una cisterna che non viene più utilizzata perché ormai c'è l'acquedotto, però questa è proprio parte della storia di Matera. La cisterna è un'importante opera di ingegneria e può contenere fino a 5 milioni di litri di acqua sorgiva. È resa impermeabile grazie a uno strato di coccio pesto, uno speciale intonaco a base di terracotta. I cittadini arrivavano coi secchi o li calavano da là, Sì. oppure andavano alle fontane che erano collegate direttamente alla cisterna Esattamente. e poi se ne tornavano con i loro secchi nella loro casa grotta. Mentre le cisterne che c'erano in casa servivano per l'acqua non potabile. Questo era luogo di incontri e di scontri, perché la gente qui veniva, si incontrava, chiacchierava, eccetera, eccetera, ma anche litigava perché magari qualcuno rubava qualche litro in più di acqua. Domani torneremo qui e partiremo... E visiteremo il Sasso Barisano. Mhm. Partiremo qui da Piazza Vittorio Veneto, che ho visto un bello scorcino, Mhm. e niente, scenderemo nel Sasso Barisano, che è il sasso più giovane, diciamo così, quello più costruito, dove le case erano state poi ampliate costruendo fuori, e quindi vediamo anche quello. Nuovo giorno qui a Matera, stiamo andando in panetteria in via del Corso. Ci è stato consigliato una panetteria tipica che sembra che faccia anche la focaccia migliore di Matera. E mentre si passeggia per le vie è facile trovare anche troupe cinematografiche che girano film e ci si trova sul set come in questo caso dove stanno girando una scena di un funerale. Tutti in posizione, motore, dovete bloccare. Ci fermiamo poi all'osteria Materami dove ci concediamo 2 belle padelle di pasta e ci riposiamo un po'. Ottimo pranzettino, siamo strapieni e vogliamo dormire. Sì, adesso così. Invece no, dobbiamo passeggiare per smaltire tutta questa roba. Abbiamo mangiato benissimo, sì. quindi lo consigliamo. Lo consigliamo anche economicamente, cioè prezzi giusti secondo noi, quindi abbiamo mangiato 2 primi, 2 secondi, contorni barra secondi perché No, le porzioni secondi. sono tante, sono cioè belle Come sostanziose. quantità sì. Acqua e 2 caffè 47 euro. No, Quindi ve lo consigliamo e vi mettiamo in descrizione l'indirizzo e il nome di questo ristorante. E intanto adesso andiamo a vedere, a fare un giro nel Barisano. Tra l'altro abbiamo lasciato gli oblò del camper aperti, quelli in modalità a reazione, perché comunque abbiamo sempre dentro i gatti, è venuto giù un'acqua, incrociamo le dita, speriamo che non si sia allagato tutto il camper, perché ne è venuta giù tanta, come al solito, come ormai è di consueto in questi giorni, viaggiamo sotto l'acqua.
Nel frattempo, se questo video vi sta piacendo, vi invitiamo a metterci un like, magari di iscrivervi e attivando la campanella per non perdere i prossimi video. E se ci volete seguire nei nostri spostamenti quotidiani, allora iscrivetevi alla nostra pagina Instagram. Pronti per lasciare questo parcheggio che ci ha ospitato per 3 notti? Ci siamo trovati molto bene, parcheggio gratuito, silenzioso, poi qua è pieno di camper. E lì salutiamo il nostro amico Ugo. Siamo proprio sul ciglio della cava. È andata. Eccoci arrivati al primo punto panoramico dalla parte opposta, quindi sotto di noi ci sono le abitazioni rupestri, quelle che non hanno la costruzione davanti all'uscio della grotta. Sono gli insediamenti, quelli proprio antichi, primitivi. Qui Sono le chiese, le abbiamo detto? Chiese rupestri? no, infatti qua ne abbiamo Quella è una. che adesso andiamo a curiosare, ma mi sa che è chiusa. Qui abbiamo già una grotta e si vedono i livelli, ci sono degli scalini, magari c'erano dei giacigli sopra. Mamma mia! Praticamente qua siamo nella parte proprio rupestre, quella più diciamo antica, ma non si discosta come tipologia di abitazioni dai sassi. Praticamente cosa facevano? Scavavano nella roccia, come potete vedere qua, come abbiamo visto in città. Qui in fondo c'erano gli animali con le stalle, poi ci sono delle nicchie, ci sono dei giacigli dove dormivano. Praticamente là sui sassi hanno costruito, un po' come è stato fatto qui per la chiesa, le case, le facciate delle case. Ma se entrate all'interno dei locali, delle pizzerie o anche di una casa, si vede che alla fine sono così dentro, restaurate, però erano fatte così. Adesso il sole sta calando e andremo in un altro punto panoramico un po' più vicino alla città e aspettiamo che diventi buio, in modo che così poi la città la vedremo tutta illuminata. No. Dove ti ho portato? Dormiamo qua stanotte. E alla fine, dopo giornate e giornate di pioggia e freddo e vento, finalmente riusciamo a vedere un magico tramonto. Mamma mia! Tra un po', quando il sole cala, si accenderanno tutte le luci della città.